Are you sure you don't want to do this? I know you love the spotlight. Yeah. Okay. Questa è la storia del primo argentino ad entrare nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. It's been so important for me and my family on and off the court that I'll never be able to thank you enough. Il ragazzo che, partito da Bahia Blanca e passando per Reggio Calabria e Bologna, ha scritto alcune delle pagine più incredibili degli ultimi 25 anni di pallacanestro. Emmanuel David Ginobili Maccara, o più semplicemente, Manu. Let's rewind the whole thing. Quando al più famoso argentino al mondo, l'idolo di un'intera nazione, venne chiesto quale fosse il miglior sportivo nella storia dell'Argentina, lui non indicò se stesso o il suo erede naturale Leo Messi. Con grande sorpresa, il nome che fece fu quello di Emmanuel Ginobili. Ugualmente mancino, ugualmente geniale, ugualmente decisivo. Ugualmente in grado di guidare verso la terra promessa chi non c'era mai arrivato prima. Ginobili con tablero nell'ultimo secondo! In quel contesto e in quella nazione così calciofila, non sarebbe dovuto essere possibile farsi strada nell'Olimpo dello sport argentino attraverso la pallacanestro. Fra i tre fratelli non sarebbe dovuto essere nemmeno lui quello ad emergere. Con quel fisico non sarebbe dovuto essere lui quello capace di reggere l'impatto col massimo livello. Con quell'attitudine non sarebbe dovuto essere lui quello capace di adattarsi alla pallacanestro così organizzata di Greg Popovich. Invece Manu ci è riuscito. È riuscito a fare tutto questo e tanto altro. No sé si sta Ginobili para la Liga, me parece. Ovvero, non so se Ginobili sia in grado di giocare nella Liga. Il suo Andino della Rioja era sotto di una ventina di punti contro il Peñarol, quando coach Oscar El Huevo Sánchez decise di mandare in campo quella che era la terza opzione nel suo ruolo, dietro Kenny Sampson e Gustavo Orona. Dai Sepo, chiedi il cambio ed entra. Si confuse chiamando Manu col nome del fratello. D'altronde El Narigón, il nasone, come era soprannominato allora, era conosciuto soprattutto come fratello minore di Sebastián, Sepo per l'appunto, e Leandro, già noti per le loro qualità con la palla arancione fra le mani. Come loro crebbe nel Bahiense del Norte, sotto lo sguardo del padre Jorge, che ne era presidente e allenatore. E con la nomina di miglior giovane del torneo, iniziò la scalata con la quale diventò, nelle successive 2 stagioni alle Estudiantes, semplicemente troppo bravo per non trasferirsi in Europa. No quiere decir que no sienta la presión, pero bueno, lo tomo igual. A coach Gebbia mancava solamente una guardia da inserire nel nucleo di livello con Oliver, Scott, Tolotti e Santoro, per inseguire concretamente l'ambita promozione in Serie A. Il mercato americano languiva e allora venne sondato quello argentino che già aveva dato soddisfazioni a Reggio Calabria. Gebbia chiamò il procuratore Carlos Raffaelli per chiedere di Jorge Racca. Al posto suo però Carlos, che già gestiva i 2 fratelli più grandi, gli propose Manu. Riguardo a quel ragazzo un po' troppo flaco, all'allora Palapentimele si sentiva qualche... per carità, bravino questo, ma Ugo era un'altra cosa. Voci che durarono fino all'esordio di Manu. In Coppa Italia, contro la Bini Viaggi Livorno, Ginobili a Riferto scrisse 32. Un talento troppo grande che alla fine dominò la serie cadetta, chiusa con 29 punti nell'ultima gara per la promozione contro Biella. Io quando sono arrivato qua era lo minimo che volevo era la promozione. Ho fatto questa scommessa e bueno, è uscito bene, no? Per questo sono adesso molto contento. Aggiunto il connazionale Montecchia e Brian Shorter, Reggio andò benissimo anche in Serie A. Sorpresa in una stagione regolare che chiude come settima. Si sa però che i playoff sono un'altra cosa
E nonostante il brutto campionato giocato, la Varese avversaria al primo turno era pur sempre la squadra campione d'Italia in carica. Manu dominò in gara 1 e in gara 2. Sull'1-1 nella serie, nella decisiva gara 3, il genio di Pozzecco e il talento di Meneghin non furono sufficienti per contrastare la classe del giovane argentino. Fiato Pozzecco, anticipo di Ginobili che va in contropiede, Ginobili schiaccia Ginobili, meno due, che fenomeno! In realtà per la Virtus, Manu non era la prima scelta. Il principale partner di Danilovic sarebbe dovuto essere Andrea Meneghin, ma il Menego virò successivamente sull'altra bolognese, la Fortitudo, con la Virtus quindi a sguinzagliare Sconocchini per pressare il connazionale così da strapparlo all'altra pretendente, l'Olympiakos. Con giocate pazzesche una dopo l'altra, guidò la squadra ad una striscia di 33 vittorie consecutive fra campionato ed Eurolega. Kider, Ginobili va fino in fondo! Manuel Ginobili! La classe! Messina ha recentemente detto: anche dopo una sconfitta, anche dopo una brutta giornata, tu entravi in palestra e Manu accendeva la luce, col suo modo di essere, col suo modo di giocare. In allenamento faceva cose incredibili. Vittoria in Serie D, Coppa Italia, Eurolega e campionato, con l'ultimo grande slam di una squadra italiana e per lui il premio di MVP sia del campionato che delle finali d'Eurolega. Fra le tante pennellate d'autore di una stagione strepitosa, forse quella più simbolica è quella di gara 2 di finale scudetto contro gli eterni rivali fortitudini. Myers, emblema della Fortitudo, con un gesto atletico fuori dal comune venne stoppato da Ginobili. Un anno dopo fu pronto per la tappa successiva, quella della NBA. L'avventura di Ginobili negli Stati Uniti era iniziata a fari spenti. Sentì chiamare il suo nome nel draft NBA solamente alla 57esima scelta. Buttato lì dagli Spurs che non avevano gran necessità di cambiare la squadra che aveva appena vinto le finals. Durante le quali, dice la leggenda, furono buffa e tranquillo, nel corso di una cena al ristorante Mi Tierra di San Antonio, a tesserne le lodi al GM R.C. Buford. Manu offrì da subito un contributo sempre maggiore agli Spurs e nella Lega scalò pian piano le gerarchie. Nella stagione 2002-2003, prevalentemente con il ruolo di sesto uomo e nonostante le difficoltà di ambientamento iniziali, si conquistò una ventina di minuti a partita, partendo anche 5 volte in quintetto base. E anche questa volta, al suo primo anno negli States, chiuse la stagione da vincitore. Manu venne eletto nel secondo quintetto dei migliori rookie della stagione e da quel momento non fu più uno sconosciuto ragazzo argentino i cui commentatori faticavano a pronunciare il cognome. Sarà una colonna portante di una delle squadre più vincenti della storia NBA, gli Spurs guidati da Popovich, e il fuoriclasse della Generación Dorada, che da lì a poco si appresterà a sorprendere il mondo intero alle Olimpiadi di Atene nel 2004. Da quando un gruppo di argentini baciato dal Sol de Mayo mise piede in nazionale nel 1999, la federazione ha dovuto spesso aggiungere mensole nella stanza dei trofei. Le imprese maggiori di questa incredibile generazione restano due. Prima, i mondiali del 2002, dove vincono l'argento, perdendo in finale con la Jugoslavia ma rendendo possibile l'impossibile nel gironcino di qualificazione ai quarti. 58 partite giocate e 58 vittorie da quando i giocatori NBA erano diventati padroni di Team USA. Ma l'87-80 con il quale gli argentini, avanti per tutti i 40 minuti, infrangono la strafottenza americana è sibillino come lo stoppone di scuola a Jermaine O'Neal. L'Argentina scioccò poi il mondo una seconda volta. Sconfisse di nuovo nella semifinale olimpica del 2004 gli Stati Uniti. Di nuovo zeppi di stelle NBA, come Allen Iverson, LeBron James, Tim Duncan e Stephon Marbury. Conosciamo poi molto bene l'epilogo. L'Argentina avrebbe conquistato l'oro a spese degli azzurri.
Nella finale che tutti ricordiamo, l'albiceleste conquistò la sua prima medaglia olimpica nel basket, con una squadra di giovani talenti che giocava insieme fin dall'adolescenza. La vittoria ad Atene aveva consacrato ormai il 20 degli Spurs, che per via della sua origine e del suo accento ispanico non poteva che diventare l'idolo di una città che per metà vive e respira in doppia lingua. È nel 2005 che iniziò a stazionare ai piani alti della piramide NBA. In quell'anno arrivò la sua prima chiamata per l'All-Star Game. Il 21 gennaio contro i Phoenix Suns segnò la bellezza di 48 punti. Ormai Manu era diventato letale anche di là. Se il titolo vinto nel 2003, nell'anno da rookie, era da considerarsi soprattutto figlio di Tim Duncan, fu nelle finals del 2005 che Ginobili fu chiamato a confermarsi definitivamente per quello che era, un All-Star NBA. Decisivo con 26 e 27 punti nelle prime 2 partite casalinghe, in difficoltà come tutti gli Spurs nelle prime 2 partite ad Auburn Hills, in gara 5, mai come in questa serie pivotal game, solidificò il suo status nell'Olimpo dei grandi del basket di quegli anni. 9 secondi e 4 alla sirena del primo overtime, quando i Pistons accarezzavano il sogno di recarsi in Texas avanti nella serie 3-2, dopo essere stati sotto per 0-2. Manu legge tutto come se fosse un libro aperto e scarica su Horry, oltre la linea del tiro da 3 punti. Piedi a posto da 3! Invito a nozze, ovviamente raccolto e convertito, e San Antonio che torna in Texas avanti 3-2, per poi chiudere la serie in gara 7 con un Ginobili impeccabile. Non aveva ancora compiuto 28 anni, ma Manu aveva già vinto da protagonista il campionato italiano, l'Eurolega, i Giochi Olimpici e la NBA. Il 15 giugno del 2014 Manu Ginobili aveva 36 anni e 322 giorni. I San Antonio Spurs avevano il primo match point nella serie delle Finals 2014 contro i Miami Heat di James, Wade e Bosh, che tanto rocambolescamente gli avevano soffiato il titolo l'anno prima, infliggendo a Ginobili e ai suoi una delle sconfitte più cocenti della storia. Manu entra in campo a 5 minuti e 53 dall'intervallo lungo, in sostituzione di Marco Bellinelli. Manu se lo sente dentro che quello è il momento di spezzare psicologicamente l'avversario, il momento di piazzare la giocata che nessuno si aspetta e annullare ogni residua velleità degli Heat. Perché l'avversario è forte e rispettato, e soprattutto perché non c'era nessuna voglia di rivivere i fantasmi dell'anno precedente. Riceve fuori dalla linea dei 3 punti, si libera di Ray Allen, apre il palleggio, accende la macchina del tempo e... The Heat have gone cold. Ginobili on the finish! Flushes it with the left hand. Manu Ginobili turned back the hands of time, flushing it. Wow! Manu! That is why you do the voodoo that you do so well. And the Spurs on a 14-0 run. Siamo alla Oracle Arena di Oakland, California. Da una parte i Golden State Warriors, sia pur privi di Steph Curry, campioni NBA in carica e avanti 3-1 nella serie. Dall'altra, i maidomi San Antonio Spurs. Ancora non sappiamo che quella sarà l'ultima partita in NBA di Manu Ginobili. Manu non è più un ragazzino. Quello che ha perso in esplosività l'ha compensato con la tecnica, l'esperienza e la furbizia, una dote che non gli ha fatto mai difetto. Il numero 20 è il leader di ogni epoca per palle rubate e triple segnate con la casacca nero-argento. Gli assist contro Golden State saranno 7, di cui 3 nel finale di partita, in cui San Antonio cerca fino all'ultimo di restare aggrappata a questa gara 5 e alla serie. E i punti? 10, anzi 10. Come il numero magico dei fuoriclasse, dei fantasisti, dei geni. 10, come l'altro fenomeno argentino che ha incantato il mondo.
come il numero di maglia che aveva la Viola Reggio Calabria, quando partì da Bahia Blanca alla conquista dell'Italia, dell'Europa, dell'America dei Giochi Olimpici. La stella più splendente di una generazione dorata, il giocatore più amato da una nazione che, da sempre, ha nel sangue la voglia di vincere, stupire, sorprendere. Questo DS è stato Ginóbili. Ha vinto tutto, come tanti altri campioni, ma ha vinto il rispetto di tutti, come pochi altri.